Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo contenuto con le ultime in casa Napoli parlando di campo perché c'è la partita con la Lazio e quindi probabili formazioni, andiamo a vedere anche come se la sta passando la squadra di Sarri perché dal punto di vista degli infortunati e degli indisponibili non è che stanno messi così bene. Fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti, se vi va iscrivetevi al canale attivando la campanellina e se vi piace questo video un bel like. Fa piacere al sottoscritto e diamo come sempre una mano all'algoritmo. Leggo titoloni, Alisson dal primo minuto, Beokema che potrebbe rientrare nei tre di difesa, andiamo con calma e facciamo il punto insieme. Il Napoli ha abbandonato quasi definitivamente le ambizioni scudetto dopo il pareggio in trasferta a Parma, ma c'è comunque un secondo posto da blindare. Quando mancano 6 giornate alla fine l'Inter capolista ha 9 punti di vantaggio e solo la matematica a tenere ancora aperto uno spiraglio molto stretto. Vincere con la Lazio significherebbe per Antonio Conte soprattutto blindare il secondo posto e ipotecare la qualificazione in Champions League. I biancocelesti impegnati nel frattempo nella semifinale di Coppa Italia, una partita da non sbagliare in un Maradona che si prepara a spingere la squadra partenopea verso un risultato fondamentale per il finale di stagione. Giusta la considerazione sulla Coppa Italia perché comunque la Lazio, vista la classifica, dovrebbe anche puntarci. Portarla a casa poi è complicato, però comunque puntare sicuramente facendo all-in tutto sulla partita di Coppa Italia e magari risparmiando qualcuno nella partita contro il Napoli, anche se di risparmio non si può parlare perché gli indisponibili sono tanti anche nella squadra di Sarri, ma ci arriviamo. Come ci arriva il Napoli? Dopo lo scontro diretto vinto con il Milan, il Napoli non è andato oltre l'1-1 col Parma, vedendo allontanarsi l'Inter ulteriormente. Conte nel post partita ha parlato di rimpianto, eccetera, eccetera, eccetera. La formazione: Antonio Conte potrebbe fare alcuni cambiamenti rispetto all'11 di Parma, dove molti azzurri non hanno convinto e sono parsi stanchi. In porta Savic è favorito su Meret, in difesa è Beukema che prende il posto di Juan Jesus come braccetto di destra, a completare il terzetto Buongiorno ed Olivera. Sulle corsie esterne Gutierrez in vantaggio su Politano, quindi a destra a piede invertito e a sinistra Spinazzola, a centrocampo. Poi riflessioni sui Fab Four, Anghissà lascia spazio ad Alisson Santos che affianca De Bruyne sulla tre quarti con McTominay e Lobotka in mediana. Il centravanti è Højlund ovviamente. La formazione quindi dovrebbe essere questa: Savic, Beukema, Buongiorno, Olivera, Gutierrez, Lobotka, Scott e Spinazzola, De Bruyne, Alisson Santos e Højlund. Ballottaggi Meret e Savic, con ovviamente Savic favorito 60 e 40, Beukema, Juan Jesus favorito Beukema almeno a quello che ci fanno sapere oggi, 55 e 45 Gutierrez Politano, quindi non è detto che vedremo Gutierrez in campo al posto di Politano. Io lo vorrei vedere al posto di Spinazzola, magari se Gutierrez deve giocare, Politano a destra oppure Spinazzola a destra, ma il Gutierrez a sinistra a me comunque ha messo tranquillità dal punto di vista della prestazione, così come non ha fatto a destra, anche se ricordiamo il gol che fa rientra sul sinistro eccetera, però per quanto riguarda poi l'andazzo di una partita nei 90 minuti è tutta altra situazione. La Lazio, Maurizio Sarri potrebbe risparmiare gli acciaccati Maldini e Gila e fare alcune rotazioni in vista del match di Coppa Italia di mercoledì. 4-3 con Motta di porta, coppia di centrali composta da Romagnoli e Prostgard, con Lazzari e Tavares terzini. In cabina di regia Patric può far rifiatare Cataldi ed agire da mezzala con Taylor. In attacco la certezza è Zaccagni, poi doppio ballottaggio Isaacsen Cancellieri e Dia Ratkov. Quindi Motta, Lazzari, Romagnoli, Prostgard e Nuno Tavares, Basic, Cataldi, Taylor, Isaacsen, Dia e Zaccagni, ovviamente con i ballottaggi che vi ho appena detto. Nel Napoli potrebbe partire ovviamente dal primo minuto Alisson Santos, lo riporta anche Sky e quindi andiamo a leggere anche la notizia sponda Sky, perché questa ovviamente è la sponda partenopea, la situazione, le ultime che ci hanno fatto sapere. Prove di formazione in casa Napoli in vista della sfida contro la Lazio in programma domani alle 18 eccetera eccetera, con Antonio Conte pronto a cambiare qualcosa rispetto alle ultime uscite. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Alisson Santos dovrebbe partire titolare con McTominay arretrato in mediana al posto di Frank Anghissà, destinato inizialmente alla panchina. Non è l'unica novità, sulla corsia esterna si rivedrà Gutierrez, quindi anche qui confermata la situazione dal primo minuto, favorito su Matteo
Napolitano. Beo che appare in vantaggio su un buon Jesus per completare il terzetto difensivo. Alisson dovrebbe partire dall'inizio con McTominay più basso, una soluzione che punta a dare maggiore qualità e imprevedibilità negli ultimi metri, scelte che confermano la volontà di Conte di trovare nuove soluzioni per aumentare la pericolosità offensiva del Napoli. Diciamo che non sono nemmeno scelte o la volontà di trovare qualcosa in più a livello offensivo. Secondo me è quasi un obbligo schierare comunque un calciatore che ti salta l'uomo, un calciatore che può darti la superiorità numerica, favorendo poi tecnicamente i compagni che tecnicamente sono validi. Non è che il Napoli non riesce diciamo a impensierire l'avversario perché tecnicamente non sei valido, assolutamente no, è perché devi essere messo comunque nelle condizioni di poter far bene. E noi con l'esterno comunque a sinistra, con Alisson che è subentrato poi dalla panchina, siamo tutt'altra cosa dal punto di vista offensivo e lo cerchiamo poi ripetutamente, perché il Napoli come entra all'esterno offensivo e la squadra sa che è l'esterno offensivo che deve saltare l'uomo e ti crea la superiorità numerica, facciamo affidamento sempre a quella fascia e continuiamo a martellare sulla sinistra servendo Alisson una continuazione. Benissimo, partendo dal primo minuto, però bisogna anche valutare come ti viene a prendere la Lazio, come si metterà la Lazio in campo. Io non mi aspetto una Lazio comunque molto aperta che potrebbe diciamo farci sfruttare determinati spazi, perché abbiamo già visto mister Sarri, al di là il Napoli di Sarri, il gioco eccetera eccetera, quella fu una situazione a parte, l'ha detto anche Sarri. Il calcio che avete visto con il Napoli, quello che abbiamo fatto noi e ovviamente la squadra, poco lo rivedrete perché c'era un'alchimia, c'erano calciatori fatti quasi apposta per le idee di calcio di mister Sarri, e quindi io ricordo il Sarri che comunque quando se n'è andato via da Napoli è venuto sempre al Maradona cercando di portarsi via qualche punticino. Ovviamente la classifica probabilmente un punto o no cambia ben poco, perché la classifica comunque della Lazio non è delle migliori. Sei nono a 44 punti. A 4 punti dal Bologna ottavo, addirittura l'Atalanta settima a 53 e la Roma a 57, 6 a 13 punti dalla Roma. Ecco perché nel caso la Lazio si fosse messa in testa di voler centrare per forza un posto in Europa, devi vincere la Coppa Italia, e quindi ecco perché puntare tutto sulla Coppa Italia, anche se non credo che per organico riesci a portarti a casa il trofeo, perché poi alla lunga tra le assenze e tra una squadra che diciamo non è all'altezza per quanto mi riguarda di arrivare tra le prime 6 per quanto riguarda l'aspetto tecnico, perché poi ci hanno tolto tanti giocatori comunque a Sarri, ogni sessione di mercato erano più i pezzi che perdevi che quelli comunque che acquistavi dal punto di vista tecnico. Ecco perché credo che si punterà sicuramente alla partita di Coppa Italia, però probabilmente troveremo qualche difficoltà, perché dal punto di vista difensivo, al di là della classifica, si fatica sempre a fare un gol alla Lazio, e quindi dobbiamo sicuramente fare del nostro meglio per quanto riguarda il reparto offensivo per cercare di portare i 3 punti a casa. Al di là delle chiacchiere che ci sono state tutta la settimana e anche oltre, mi auguro che il Napoli comunque sappia cosa fare per quanto riguarda i punti da portare a casa, il posto Champions, fare un finale di campionato come si deve, bando alle ciance, alla nazionale eccetera. Mi auguro che diciamo anche nel post partita non venga riproposta più la stessa situazione, perché almeno io sono completamente stufo e mi aspettavo comunque che il Napoli, per quanto riguarda l'allenatore, dichiarazioni eccetera, diciamo andasse avanti con un cammino un tantino più tranquillo dal punto di vista mediatico. Non è stato possibile e mi auguro che le prossime partite da qui alla fine del campionato venga dato tutto
tutto in campo per portare a casa quanti più punti possibili e arrivare comunque in Champions facendo una stagione che poi arrivi secondo, benissimo, arrivi secondo con la Supercoppa vinta, l'anno dopo che hai vinto lo scudetto, sicuramente non sono uno di quelli che dice stagione fallimentare quella del Napoli. Il Napoli con lo scudetto in petto doveva vincere di nuovo lo scudetto, dare 30 punti alla seconda e arrivare pure ai quarti di finale di Champions League, altrimenti è una stagione fallimentare. Non penso assolutamente questo, anche se la stagione comunque che stiamo trascorrendo e che volge un tantino quasi al termine presenta quelle incognite, presenta una situazione da rivedere dal punto di vista della gestione della rosa e i troppi infortuni. L'Europa va sicuramente presa un tantino meglio di come è stata presa quest'anno, perché poi visto uno Sporting Lisbona che si è andato a giocare poi la partita con l'Arsenal tentando l'approdo a un'eventuale semifinale, ma comunque ti sei giocata il quarto con l'Arsenal. Il Napoli poteva e doveva fare meglio anche in Champions League, non è stato possibile perché poi ci sei andato a rimettere punti su campi dove dovevi assolutamente vincere, non dico diciamo con nonchalance e senza diciamo senza trovare difficoltà, però potevi fare sicuramente meglio, ma poi la stagione la analizzeremo quando terminerà, date alla mano, così facciamo il punto totale come abbiamo sempre fatto insieme sul canale. Sempre Forza Napoli, ci vediamo nel prossimo video, ciao.